Buongiorno a tutti. Allora, il nano bollito ha appena parlato al Senato, discorso così, miserello, promesse, autoelogi, autoimbrodature, abbiamo fatto cose straordinarie, non si spiegherebbe, se fosse vero, per quale motivo un pezzo importante della sua maggioranza se n'è andata e da oggi, come ha annunciato ieri Fini, passa decisamente all'opposizione. Quindi non è più un alleato critico dall'esterno, ma è un oppositore, Futuro e Libertà. Più che quello che succede al Senato, però, sarebbe interessante vedere quello che succede in Italia, cioè nel mondo reale, nel mondo dei vivi. E da questo punto di vista ci sono due bei segnali che indicano proprio come il berlusconismo sia finito come forza in grado di ottenere un consenso maggioritario nel paese. E i segnali si sono verificati questa mattina fuori dal Parlamento e l'altro ieri fuori dalla villa di Arcore. In entrambi i luoghi simbolici dell'attuale potere, delegazioni di agenti di polizia e delle forze dell'ordine hanno manifestato contro il governo. Fuori da Arcore ha manifestato la polizia contro i tagli alla sicurezza da parte del governo che prometteva sicurezza, e oggi il ministro La Russa, il ministro della difesa, uno dei due ministri cruciali per quanto riguarda le politiche di sicurezza, perché è quello che ha la responsabilità sui carabinieri e sulle forze armate, è stato fischiato dalle forze dell'ordine, dai rappresentanti delle forze dell'ordine, sempre per i tagli che sono stati imposti alle forze dell'ordine. Ecco, quando le forze dell'ordine fischiano e contestano il governo, è un fatto anche piuttosto raro, significa, soprattutto se quel governo è il governo della cosiddetta destra, un campanello d'allarme o forse di più. Significa proprio una catastrofe dal punto di vista mediatico e anche dell'efficacia delle politiche di questo governo. Non stiamo parlando di metalmeccanici politicizzati, non stiamo parlando di intellettuali, di attori di sinistra, non stiamo parlando di popolo viola, non stiamo parlando di grillini, non stiamo parlando di pietristi, non stiamo parlando di pidini, non stiamo parlando di finiani, stiamo parlando di agenti delle forze dell'ordine contro questo governo. Credo che quello sia molto più importante per quanto riguarda il paese reale di quello che avviene nel mondo a parte del Senato, dove invece per strane alchimie, per probabili corruzioni, per sicure compravendite, il governo Berlusconi probabilmente domani ce la farà a ottenere, sia pure per 1 o 2 voti di maggioranza, la fiducia. Questa almeno è la previsione che si fa, poi naturalmente speriamo, almeno io spero, di essere smentito dai fatti. Sembra abbastanza incredibile che ce la faccia quando il Cavaliere un mese fa era dato per morto anche dentro il regno dei morti, cioè il Parlamento. E che cosa è successo in questo mese? Beh, come al solito siamo lesti a dimenticarci le cose, ma un mese fa il Capo dello Stato e il Presidente del Senato convinsero il Presidente della Camera, quindi Napolitano e Schifani, convinsero il Presidente della Camera Fini ad aspettare la presentazione della mozione di sfiducia, anzi il voto sulla mozione di sfiducia, a dopo l'approvazione della legge finanziaria, dando così a Berlusconi un mese di tempo per comprarsi i parlamentari che gli mancavano. Non dimentichiamo che Berlusconi sta cercando di comprarseli da quest'estate, quando scoprì che l'espulsione dei finiani non significava perdere 4 gatti, significava perderne 44 tra Camera e Senato. 44 che poi sono diventati anche di più e che quindi non c'era più la maggioranza a Montecitorio. Berlusconi per settimane ha cercato di comprarseli, per settimane ha cercato di rendere ininfluente la posizione dei finiani e in realtà invece
quando si è andati a votare in Parlamento, alla Camera si è scoperto che il voto dei finiani era decisivo. Perché? Perché Berlusconi non era riuscito a comprarsi tutti quelli che gli occorreva comprare. In questo ultimo mese invece è riuscito a comprare anche quelli che gli occorrevano per rendere ininfluente l'apporto dei finiani alla sua maggioranza, o almeno per arrivare a uno in più. Ha sbagliato Fini, che per un misto di ingenuità e di responsabilità istituzionale ha accettato il pressante invito del Capo dello Stato e diciamo dell'infiltrato che c'è nelle istituzioni per conto di Berlusconi, e cioè Schifani, a rinviare. È stato un grande regalo che il Presidente della Repubblica ha fatto, l'ennesimo grande regalo che il Presidente della Repubblica ha fatto a Berlusconi in un momento di difficoltà. L'Italia sta attraversando un momento piuttosto difficile, ha detto il Capo dello Stato, con grande presenza di spirito l'altro giorno. Quindi, se si fosse votata la mozione di sfiducia un mese fa, Berlusconi sarebbe spacciato, non sarebbe più al governo, avrebbe già dovuto dimettersi. Probabilmente avremmo già qualcun altro al suo posto per un governo provvisorio, probabilmente tecnico, che per pochi mesi gestisca l'ordinaria amministrazione e porti l'Italia alle elezioni anticipate. L'attesa di quel mese è stata fatale, perché sappiamo benissimo di che cosa è capace Berlusconi, che è una persona capace di tutto, pronta a tutto, capace anche in termini economici, capace di tutto. Non solo, ma una settimana fa il Capo dello Stato ha fatto un appello al Consiglio Superiore della Magistratura, che si apprestava a votare una pratica a tutela dei magistrati che Berlusconi aveva definito associazione per delinquere, e in particolare di uno, il pubblico ministero Fabio De Pasquale, che Berlusconi aveva definito il famigerato De Pasquale, accusandolo addirittura di aver indotto al suicidio il povero Gabriele Cagliari, presidente dell'ENI Tangentaro. Il Capo dello Stato ha raccomandato ufficialmente prudenza e riservo al Consiglio Superiore nel difendere i magistrati, perché ha detto in una fase politica delicatissima bisogna evitare tensioni. Quindi non l'ha detto a Berlusconi per intimargli di smetterla di insultare la magistratura, l'ha detto al CSM, che per suo dovere istituzionale ha il compito appunto di tutelare la magistratura dagli attacchi esterni. Quel messaggio è stato recepito, quello del momento delicatissimo in cui non bisogna creare tensioni, fatto a suocera, a nuora perché suocera intende, è stato recepito anche dalla Corte Costituzionale, che l'altro giorno ha incredibilmente deciso di rinviare l'udienza prevista da mesi per il 14 dicembre, cioè per domani, sulla legge che consente a Berlusconi di non essere processato, il legittimo impedimento. Chi ha fissato la data del 14 dicembre prima? L'ha fissata la Corte per decidere sul legittimo impedimento, o l'ha fissato il vertice del Parlamento per decidere sulla fiducia? Naturalmente ha deciso la Corte prima. Perché hanno deciso proprio di votare la fiducia lo stesso giorno in cui la Corte avrebbe dovuto riunirsi per decidere sul legittimo impedimento? Per far spostare in avanti la decisione. Naturalmente la Corte non è un organo politico, la Corte non deve minimamente interessarsi degli appuntamenti politici che avvengono durante le sue decisioni, o prima o dopo. Perché? Perché non deve essere influenzata, deve essere impermeabile ai venti della politica sulla carta. In realtà il presidente De Siervo, appena eletto con una maggioranza minuscola, 8-7, sventando tra l'altro una specie di colpo di mano che tentava il centrodestra dentro la Corte Costituzionale, dove 7 esponenti giudici costituzionali vicini al governo hanno tentato di eleggere presidente un certo 40,
che è molto meno anziano di De Siervo, mentre invece il Presidente è sempre il più anziano della Corte, anziano come servizio, non come anagrafe, quel 40 che tra l'altro era relatore nella sentenza, secondo me scandalosa, che la Corte fece avallando il segreto di Stato sul sequestro di Abu Omar e mandando praticamente in fumo il processo ai dirigenti del Sismi che avevano partecipato o favorito quel sequestro sul nostro territorio nazionale da parte di agenti della CIA. Il 40 ha preso un voto in meno di De Siervo appena eletto ha immediatamente deciso di spostare l'udienza sul legittimo impedimento dal 14 dicembre all'11 o addirittura al 25 di gennaio e lo ha spiegato in una incredibile conferenza stampa dicendo che il momento politico è surriscaldato e bisogna evitare che ogni decisione della Corte possa essere scambiata per la decisione di un organo politico. E in realtà il rinvio è proprio una decisione politica, perché risente di un appuntamento politico che è stato fissato dopo che la Corte aveva fissato la sua data al 14 dicembre, quindi ha ceduto evidentemente, platealmente, a una pressione politica del governo, dando a Berlusconi un altro mese di respiro con il suo bel legittimo impedimento, per evitare che faccia il matto, perché poi questa è la ragione per cui hanno rinviato. Per cui qualunque sia la decisione che prenderanno a gennaio, noi purtroppo dobbiamo trarne la conseguenza che la Corte Costituzionale si è messa nel gioco politico, ha accettato le regole del gioco politico addirittura nella fissazione del suo calendario, speriamo non anche nella fissazione o nella decisione sul merito. Merito che tutti i giuristi danno per scontato se la decisione sarà giuridica e non politica, e cioè siccome la legge è uguale per tutti non ci può essere il Presidente del Consiglio e i suoi ministri che non rispondono alla giustizia per i reati non connessi alle funzioni parlamentari, perché sapete che il legittimo impedimento li copre per i reati non connessi alle funzioni di governo. Perché? Perché sono già coperti dall'istituto dell'autorizzazione a procedere per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni di governo. Quindi, allontanata la Corte Costituzionale a fra un mese o a quando sarà, perché poi magari può essere pure che a gennaio il clima sia ancora surriscaldato, e allora che cosa farà la Corte? Continuerà a rinviare sine die in attesa che il clima politico italiano si raffreddi? O ci farà finalmente sapere se questa porcata del legittimo impedimento è conforme o no alla Costituzione? Allontanata la decisione della Corte, regalato un mese di tempo a Berlusconi per comprarsi i parlamentari che gli mancavano a ottenere la maggioranza, silenzio assoluto del Capo dello Stato sullo sconcio che sta scandalizzando il mondo, dell'asta dei parlamentari che si vendono un tanto al chilo e lo dicono addirittura, e lo fanno alla luce del sole. Dobbiamo parlare del perché questo avviene. Questo avviene perché Di Pietro sceglie male certi suoi candidati tipo Razzi, Scilipoti e prima De Gregorio e prima Carrara e poi Pisicchio e poi Porfidia, che hanno abbandonato il suo gruppo in questa e nella precedente legislatura? Beh, non c'è partito che sia immune dalle fuoriuscite. Il PD ne ha persi 18, è vero che è più grosso, ma ne ha persi parecchi. L'UDC ne ha persi parecchi. Il PDL ha perso i Finiani. Forse il partito più monolitico è l'ultimo partito leninista che c'è in Italia, cioè la Lega. Ma perché la Lega? Perché è l'unico partito che è in grado di garantire ai suoi eletti la ricandidatura e la rielezione sicura, in base a questa legge elettorale. Perché? Perché nei sondaggi è l'unico partito che è dato più tra quelli rappresentati in Parlamento, che è dato più avanti rispetto ai voti che ha preso 2 anni fa, e quindi ha dei seggi non solo da garantire a quelli che già ce l'hanno, ma ha dei seggi in più da promettere, quindi ci sta larga con l'attuale rappresentanza parlamentare la Lega. Ecco perché questa volta rispetto ad altre non c'è nessuno
che va cercando un posto al sole. Perché? Perché non c'è posto al sole più sicuro e più illuminato e più caldo di quello della Lega. Per il resto gli altri partiti che sono nei sondaggi tutti al di sotto o più o meno in pari, l'UDC più o meno in pari, Di Pietro è un po' al di sopra rispetto alle elezioni del 2008, il PD è 10 punti sotto rispetto alle elezioni del 2008, il PDL è 10 punti sotto rispetto alle elezioni del 2008, ecco perché queste transumanze, questo termitaio di gente che freneticamente cerca un approdo più sicuro, perché si sa che si va a votare tra poco e non si ha la garanzia di essere ricandidati, rinominati e rieletti. Quindi il problema non è tanto, sì, è anche la selezione dei candidati, ma è soprattutto che cosa c'è nella testa dei candidati con l'attuale legge elettorale. Il candidato eletto in un collegio uninominale, dove di solito si fronteggiano il candidato del centrodestra e il candidato del centrosinistra e gli elettori di quel collegio possono votare o l'uno o l'altro, quando viene eletto sa di averci messo del suo, sa di aver fatto una campagna elettorale, sa di averci messo la faccia, sa di avere schivato eventuali colpi bassi dell'avversario, sa di avere un consenso. Perché? Perché i voti li hanno dati proprio a lui, alla sua faccia, alla sua persona. La stessa cosa avviene quando si vota con il proporzionale con le preferenze, che è un sistema molto esposto ai voti di scambio, alle infiltrazioni mafiose, eccetera, il sistema delle preferenze. Ma anche lì, quando uno prende la preferenza, o perché l'hanno votato per simpatia, o perché l'hanno votato per competenza, o perché l'hanno votato perché li ha comprati, in ogni caso il parlamentare sa che i voti sono suoi. E quindi sa che il partito deve dir grazie a lui e non soltanto e non tanto lui deve dir grazie al partito. Se invece il parlamentare è nominato dal segretario del suo partito, che lo ha sistemato nelle prime posizioni della lista, in quella quota che sicuramente viene eletta, visto che il voto più o meno è prevedibile, allora lui sa di essere una nullità assoluta, sa di non avere fatto nulla per essere eletto, sa di dover ringraziare non migliaia o centinaia di migliaia di elettori, ma una sola persona, il segretario del suo partito che l'ha messo in lista. Il che cosa significa? Significa che in un sistema come questo lui non deve rispondere agli elettori. Se il suo leader lo ricandida, lui si può ripresentare con lo stesso partito. Ma se quel partito è un po' sotto nei sondaggi, allora lui comincia a rischiare. E se viene lusingato da un altro partito, che magari invece sta andando meglio nei sondaggi, allora tanto non deve mica rendere conto ai suoi elettori, può anche spostarsi da destra a sinistra, dal comunismo al nazismo, senza dover rendere conto a nessuno. Perché? Perché c'è solo lui con la sua ansia di conservare la poltrona. E nessuno potrà chiedergli conto. Perché? Perché lui manco l'hanno visto in faccia gli elettori, manco ha fatto campagna elettorale. Ecco perché questi spostamenti senza il minimo scrupolo di coscienza. Un po' perché c'è gente che non ce l'ha la coscienza. Un po' perché c'è gente che giustamente se ne infischia degli elettori. Perché? Perché sta lì grazie a una persona e se ne trova un'altra che gli garantisce il seggio, Francia o Spagna, purché se magna. Questo è lo sconcio vero, diciamo l'aspetto politico, istituzionale e morale vero di questa compravendita, e cioè una legge elettorale che la favorisce e che spesso la rende addirittura inutile se parliamo di compravendita di soldi. Perché? Perché molto spesso non sono i soldi che vengono offerti, molto spesso sono i posti.
E come fai a processare uno che è stato nominato da un segretario di partito a parlamentare e che cambia bandiera, casacca, idee no, perché non ne ha mai avute né gliele hanno mai chieste, né ha mai avuto la possibilità di esporle a qualcuno, perché c'è un altro che gli garantisce lo stesso posto, con maggiori probabilità di ottenerlo rispetto al rimanere nel posto precedente. Questa è la cosa oscenamente antidemocratica di questa legge elettorale, che non puoi nemmeno prendertela con quelli che hanno tradito i loro elettori, perché non hanno elettori. Tradire un segretario di partito per un altro ci impieghi poco e non ti crea grandi crisi di coscienza. Se devi dire qualcosa ai tuoi elettori, magari ci pensi 2 volte. Quindi il problema è che il tradimento è insito in questa legge elettorale e questi signori sono già comprati e già venduti nel momento in cui vengono portati in Parlamento dai segretari dei partiti. Perché? Perché a loro non è stato chiesto come la pensano, non gli è stato chiesto nemmeno la coerenza, non gli è stato chiesto nemmeno di restare fedeli al partito e di non farsi comprare da altri. Gli è stato chiesto semplicemente di essere fedeli al segretario che li ha portati lì, al leader che li ha portati lì. Non per evitare che vadano in un altro partito, ma per evitare che nelle guerre per bande interne ai partiti il parlamentare si schieri con un altro rivale del segretario. È così che vengono scelti i parlamentari, per la fedeltà alla persona del loro segretario, non al partito, non agli elettori. Per cui se ne stanno andando da una parte all'altra, perché nessuno ha mai verificato se credono nel progetto del partito, sono di solito i portaborse, gli amici, i parenti del segretario che in quel momento fa le liste del partito, il quale è molto sensibile a mantenere la maggioranza dentro il suo partito, non a mantenere un certo numero di parlamentari, possibilmente gli stessi che sono andati in Parlamento, per evitare che se ne vadano in un altro partito. Quello che importa è che non si schierino con il suo rivale interno. Se invece si schierano con un altro partito, chi se ne frega? L'importante è che gli equilibri interni ai partiti non cambino mai. Questa è la logica. È per questo che i partiti hanno sempre le stesse classi dirigenti. È per questo che nessuno ha mai messo in discussione il Politburo del PD, dove il massimo dell'alternanza è fra un Dalemiano e un Veltroniano. Nessuno ha mai messo in discussione la leadership di Casini e Cesa nell'UDC. Nessuno ha mai messo in discussione la leadership di altri partiti. Lasciamo perdere i partiti come ovviamente quello di Di Pietro, quello di Bossi e quello di Berlusconi, che senza il loro leader non esisterebbero, e quindi è evidente che sono partiti quasi personali e quindi non possono ovviamente immaginare di perdere il leader che è anche il loro marchio di qualità. Ma questo è quello che sta succedendo. Questo è quello che sta succedendo. Quindi sono già venduti nel momento in cui entrano in Parlamento. Il fatto che poi si rivendano una seconda o una terza volta è assolutamente conseguenziale al fatto che sono entrati già comprati e già venduti da un meccanismo che è quello che ho cercato di descrivere. Se a ciò aggiungete che in Parlamento regna sovrano il conflitto di interessi, avrete la spiegazione di quello che è successo in quest'ultimo mese. Il conflitto di interessi in questi 15 anni ha consentito a Berlusconi di fare il bello e il cattivo tempo e di ottenere sempre molto di più di quello che avrebbe ottenuto sulla base del famoso consenso popolare.
L'altro giorno sul Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto ha scritto un ottimo pezzo per spiegare come Berlusconi sta utilizzando tutto il suo conflitto di interessi per comprarsi la gente. Il modo di comprare un parlamentare non è soltanto quello di dargli una mazzetta o di promettergli una mazzetta dopo che avrà votato bene, come faceva Achille Lauro, e ai suoi elettori dava una scarpa prima delle elezioni, poi se veniva eletto dava la seconda scarpa destra e la scarpa sinistra, dopo che era stato eletto. No, qui c'è una cosa molto più raffinata. Berlusconi ogni volta che chiama qualcuno a parlare con lui, mette sul tavolo, non la pistola, mette sul tavolo un impero da 6 miliardi di euro, 6 miliardi di euro, 6 miliardi di euro vuol dire un quarto della finanziaria, vuol dire mezzo punto di PIL, forse. Potrei sbagliare, ma credo che ci siamo vicini. Un impero da 6 miliardi di euro è un patrimonio che dal 94 a oggi, in 15, in 16 anni, si è decuplicato. Stiamo parlando di 220 milioni di euro di utili alle holding di famiglia l'anno scorso, di cui 120 se li è messi in tasca lui soltanto l'anno scorso di utili. 120 milioni. Senza contare che nelle holding che controllano il suo impero riposano, scrive Barbacetto, 623 milioni pronti in cassa per lui all'occorrenza. Che cosa volete che siano i 500.000 euro che secondo Calearo sono stati offerti in questi giorni, fino a venerdì, figuratevi com'è salito il preziario nel weekend e nella giornata di oggi. Per Berlusconi, come disse lui un giorno, e fare così li guadagna nello spazio in cui schiocca le dita, 500.000 euro per comprarsi un parlamentare prêt-à-porter. Ma non c'è soltanto il vile denaro che comunque è stato offerto. Razzi, ex IDV, che voterà per Berlusconi, pare, dice: mi hanno proposto di pagare il mutuo e di cambiarmi la vita molto in meglio, e te credo. Razzi è un ex operaio italiano, emigrato in Svizzera, eletto nel collegio estero. Sono mesi che gli fanno capire che gli pagano il mutuo. Se mi offrissero una bella somma potrei anche accettarla per fare opere sociali, dice Giampiero Catone, che ha cambiato una serie di partiti da fare impressione e che attualmente è stato imbarcato da Futuro e Libertà, ma forse è già uscito, forse domani vota la fiducia. E c'è chi dice che, dato che il vero padrone della discussione, che è il giornale che faceva capo all'UDC, quando lui stava con Buttiglione, fu anche arrestato Catone, poi dice di essere stato assolto da tutto, credo che abbia ancora qualche processo aperto, ma dobbiamo verificare. Essendo il vero padrone della discussione, c'è chi ha scritto in questi giorni, lui ha smentito, che Publitalia potrebbe fargli avere dei lauti contratti pubblicitari. Come si fa a stabilire se un contratto pubblicitario ha il valore giusto o è sopravvalutato? Quanto ti possono dare per una pagina di pubblicità o per una campagna pubblicitaria? Quanto vale una pubblicità sulla discussione? Non so se c'è qualcuno di voi, tra quelli che stanno vedendo il passaparola, che ha mai avuto tra le mani una copia della discussione. Potete immaginare la diffusione che ha. Il fatto stesso che ci sia qualcuno che fa pubblicità lì sopra è già curioso. E quanto vale quella pubblicità? Quindi vedete
Non mi interessa se poi gliela fanno o non gliela fanno, lui dice che non è vero, che fa tutto per nobili scopi ideali e perché cambia un partito dopo l'altro in quanto è continuamente tormentato da crisi di coscienza, può essere. Il problema è che è possibile. Quando ti siedi davanti a Berlusconi sai che se hai un giornale o una radio o una qualche attività ti possono fare delle campagne pubblicitarie e portarti dei soldi. Senza bisogno di dover giustificare una mazzetta, naturalmente, perché un contratto pubblicitario è regolarmente fatturato. Il problema è che magari la controprestazione vale zero. Ma c'è dell'altro. Abbiamo Paolo Guzzanti, grande giornalista, turbo berlusconiano fino a un anno fa, poi rompe furibondo con Berlusconi a causa della sua liaison con Putin. Adesso si scopre che però, siccome era vice direttore del giornale di Berlusconi, di Paolo Berlusconi, ha ancora un contratto da 7.000 euro al mese. Io non penso che Paolo Guzzanti deciderà il suo voto al Senato in base all'interesse di conservare o meno questo contratto, anche perché poi i contratti non è che possono essere rescissi così, i contratti se vengono firmati devono seguire un iter giuridico, siamo in uno stato di diritto per fortuna, ma soprattutto perché Guzzanti, essendo parlamentare, poi essendo un grande giornalista, avendo guadagnato bene per tutta la vita, non ha bisogno pure dei 7.000 euro del giornale. Però intanto vedete come quando uno si siede lì davanti può essere già dipendente o potrebbe diventarlo subito dopo, consulente, collaboratore. Cosa ci impiega uno che ha un patrimonio come quello che abbiamo descritto e decine di giornali, televisioni, aziende, una banca, un'assicurazione, fatti un contrattino, una consulenza, una cosetta. Sai, quando ti siedi davanti a Prodi non ti fa niente, non ti può dare niente. Quando ti siedi davanti a Berlusconi ti può dare, ti può cambiare la vita. Se tu cambi il voto, lui fa così e ti cambia la vita. Pensate a quello che venne fuori nelle intercettazioni sull'inchiesta sulla precedente compravendita dei voti, quella dei senatori dell'Unione che nel 2006, nei desideri del Cavaliere, dovevano rovesciare il governo Prodi con la spallata al Senato. All'epoca il centro-sinistra era al Senato che era debole, aveva un solo voto o 2 voti al massimo, spesso erano necessari i senatori a vita quando c'era qualche assenza. E allora Berlusconi cominciò la compravendita. E come faceva? A uno mandò avanti un tizio a offrirgli dei soldi, a un altro, e Bordon, lo dico senza dire che Bordon è stato comprato, perché poi Bordon non è stato comprato, nel senso che poi non ha votato contro il governo, ma loro ci stavano tentando e come volevano fare? Speravano di accaparrarselo dando delle buone parti alla moglie di Bordon, che fa l'attrice, e ne parlavano di questa cosa il membro dell'autorità per le comunicazioni, la GCOM, Innocenzi, uomo fedelissimo di Berlusconi, e vari produttori o personaggi impegnati nelle fiction Rai e Mediaset. A un certo punto, quando pensavano di averlo conquistato, e poi lui invece votò a favore del governo Prodi, allora l'Innocenzi disse al produttore Guido De Angelis: sai, lui, Bordon, ora va 4 sere su 6 da Fede, Mimun lo chiama, l'ho mandato da Panorama, gli faccio fare l'intervista dal giornale, insomma sono tutti a disposizione. Bisogna che gli facciamo capire che se lui ha un percorso vicino al nostro, noi possiamo continuare con questo supporto. Se invece lui fa un po', se strumentalizza e usa troppo questa cosa per sé, allora niente più interviste, niente più comparsate in televisione. Voi capite
quando uno si siede davanti a Berlusconi, non c'è bisogno che Berlusconi gli offra qualcosa, già sai che se vai con lui Fede comincerà a intervistarti, il TG5 comincerà a intervistarti, il TG1 comincerà a parlare bene di te, sarai ospite nei programmi Mediaset e anche Rai, che ormai è diventata la stessa cosa, salvo rare eccezioni. Se invece dici di no, affari tuoi, non ti fila nessuno, non ti chiama nessuno, nessuno ti conosce, non potrai soddisfare la tua vanità e soprattutto entri nel cono d'ombra anziché nel cono di luce. Quindi pensate che ventaglio di possibilità corruttive ha Berlusconi, quasi tutte legittime, quasi tutte lecite. Quando si parla di corruzione non si parla sempre di mazzette penalmente rilevanti. Ma quando uno si siede davanti a Berlusconi sa anche che i suoi giornali e le sue televisioni come li può usare per dare parti a tua moglie, ospitate a te, consulenze, può usarle anche per massacrarti, dipende da come ti comporti, può usarle anche per bastonarti. Vedi quello che si è scoperto sulle minacce alla Marcegaglia che aveva parlato male del governo Berlusconi da parte dei giornalisti del giornale, vedi il caso Boffo, vedi tanti altri casi, Fini, Di Pietro, L'Ariosto, Veronica, tutto il pool di Milano, la Boccassini, il pool di Palermo, massacrati di botte a reti unificate e a edicole quasi unificate. Quindi quando uno si siede lì sa benissimo che cosa gli succede se dice di sì e che razza di vita infernale fa se dice di no. Senza contare che in questi giorni, per far capire ancora meglio che c'è il conflitto di interessi e che l'azienda di Berlusconi è disposta a dare a quelli che vanno con Berlusconi tutto quello che chiedono, e cioè che il conflitto di interessi è consustanziale, mai come in questo momento di difficoltà, è sceso a Roma il signor Confalonieri. Perché Confalonieri sta a Roma, incontra Casini, fa dichiarazioni politiche? Cosa c'entra Confalonieri? Cosa c'entra? È una bella spia luminosa che gira e dice: signori, guardate che qua c'è Mediaset, eh? Sapete che cos'è Mediaset? Fatevi due conti. Non c'è bisogno di mazzette in un sistema come questo. Basta far capire, basta ricordare, basta far balenare, far annusare i vantaggi che si otterrebbero in un modo e gli svantaggi che si subirebbero in un altro. Poi naturalmente ci sono anche i reati. Se si scopre che qualcuno ha avuto denaro o altra utilità in cambio del suo voto, non c'è tutela costituzionale che tenga. Guardate che l'articolo 67 della Costituzione dice che il parlamentare è eletto senza vincolo di mandato, il che significa che può votare in Parlamento come gli pare. Perché? Perché è libero rispetto ai suoi elettori, in quanto rappresentando tutto l'elettorato può decidere in coscienza che è meglio per l'elettorato votare contro il partito che lo ha fatto eleggere. Poi c'è l'articolo 68 della Costituzione che dice che il parlamentare non può essere chiamato a rispondere in giudizio per le opinioni che dà in Parlamento e per i voti che esprime in Parlamento. Quindi nessun parlamentare può essere incriminato per avere votato la sfiducia a Berlusconi dopo essere stato eletto nel partito di Berlusconi, ma può essere chiamato a rispondere del fatto di aver ricevuto delle mazzette per votare in quel modo lì. È una totale follia l'idea che il parlamentare, visto che è insindacabile quando vota, sia insindacabile anche quando prende dei soldi o delle prebende in cambio del suo voto. Il voto deve essere libero dagli elettori, ma anche dalle mazzette, a maggior ragione, ovviamente. Quindi la Costituzione non tutela affatto la corruzione in cambio di un voto in Parlamento. Tutela il voto, ma la corruzione la punisce. La corruzione continua a essere punita dal codice penale. Naturalmente bisogna dimostrarla. O si trovano le tracce della mazzetta,
o chi l'ha presa o chi l'ha pagata la confessa, o c'è un'intercettazione, non sul telefono del parlamentare che non può essere intercettato, quindi da parte del corruttore, sempre che non sia parlamentare, perché se il corruttore e il corrotto sono entrambi parlamentari, la corruzione non si può scoprire con le intercettazioni. Perché? Perché nessuno dei due parlamentari può essere intercettato. C'è da sperare che il corruttore sia un esterno, uno intercettabile. Se invece uno viene ricompensato con un posto a sua moglie, con un posto a suo figlio, con un posto alla sua amante, o con un posto per lui, perché ci sono anche quelli a cui non garantiscono la rielezione perché non la possono garantire, e allora gli garantiscono che nella successiva legislatura lavoreranno per il partito con uno stipendio pari a quello che prendono adesso come parlamentari. Ce ne sono due del PDL che hanno votato contro Prodi e che adesso lavorano con un contratto di prendono gli stessi soldi che prendevano prima. Ha scritto qualche mese fa La Stampa e Repubblica e non l'ha smentito nessuno. Lì è difficile dimostrare il do ut des, perché? Perché basta dire io ho votato secondo coscienza e poi loro, gentili, mi hanno fatto questo contratto, salta la corruzione. Perché? Perché la corruzione presuppone un accordo prima che tu faccia una cosa, anche se poi il contraccambio arriva dopo. Quindi è molto difficile da dimostrare, questo è il vero problema, non è che non sia punibile. Naturalmente, e ho finito, Berlusconi ha fatto tutto questo, immaginate quanto gli è costato, gli hanno dovuti comprare parecchi, stiamo parlando almeno di una quindicina, perché deve restare a Palazzo Chigi. E perché deve restare ossessivamente a Palazzo Chigi? L'ha spiegato Fini ieri nell'intervista a Lucia Annunziata, dicendo, avendo il coraggio di dire quello che tutti sanno in Parlamento, tutti sanno nei giornali, ma nessuno ha mai il coraggio di dire, e cioè che Berlusconi deve restare a Palazzo Chigi per il legittimo impedimento, perché se il premier è un altro e lui non fa quantomeno il ministro, non c'è legittimo impedimento, perché il legittimo impedimento è riservato al premier o ai ministri, quindi va di nuovo sotto processo. Anche se la Corte Costituzionale dovesse ritenere legittimo il legittimo impedimento, lui non avrebbe più diritto, perché non sarebbe più né premier né ministro. Quindi è per quello che vuole restare lì, non perché ha paura delle speculazioni finanziarie o perché deve fare le grandi opere o il federalismo fiscale, tutte stronzate. Vuole rimanere lì per salvarsi le chiappe dai processi. Ed è incredibile che sabato alla manifestazione del PD non abbia avuto il coraggio di dirlo nessuno, per cui abbiamo dovuto aspettare Fini per sentircelo dire papale papale. E cosa succede domani? Ci sono 4 varianti, 3 su 4 dicono che Berlusconi ce la fa. Potrebbe vincere addirittura 316 contro 308 se le 3 partorienti, che purtroppo sono tutte e 3 all'opposizione, cioè una del PD e 2, mi pare di ricordare, di Futuro e Libertà, fossero assenti. E quindi in quel caso, se le 3 partorienti sono assenti e Guzzanti, un certo Merlo dell'UDC in transito, e Moffa, il finiano malpancista, votano anche loro con Berlusconi, Berlusconi vince 316 a 308. Se le partorienti riescono ad andare a votare e votano no, e voteranno no se ci vanno ovviamente, e Moffa, il finiano, si convince a restare fedele a Fini e Merlo a restare fedele a Casini, allora Berlusconi vince, ma di un solo voto, 314 a 313. Se invece Calearo, che oggi sembra orientato a votare la fiducia, si dovesse astenere, allora ci sarebbe il pareggio, 313 a 313, ma Berlusconi vincerebbe lo stesso. Perché? Perché col pareggio la mozione di sfiducia verrebbe respinta e quindi lui, sebbene non abbia nemmeno un voto in più in Parlamento, però scantonerebbe la mozione di sfiducia e resterebbe lì in piedi galleggiante. L'unica possibilità che Berlusconi vada sotto è che gli voti contro anche Paolo Guzzanti, che le partorienti riescano ad andare a votare e a votare no, e Moffa, Merlo e Calearo gli votino contro, o almeno uno dei 3
si astenga e gli altri 2 gli votino contro. Quindi diciamo che oggi i bookmaker dicono che Berlusconi ce la fa ad arrivare fino a dopodomani. Dopodiché è ovvio che con un voto di maggioranza la Lega lo impallinerà immediatamente o lo costringerà immediatamente ad andare alle elezioni, e quindi paradossalmente se Berlusconi ce la fa con un voto di maggioranza o poco più, le elezioni sono più vicine, perché lui potrà dire io ho un voto in più e quindi non c'è spazio per un nuovo governo, e allora vorrebbe dire che si va a votare con lui che gestisce la fase intermedia per le elezioni. Se invece non ce la fa, allora cominceranno manovre di ogni genere per fare governi tecnici, che però comunque avrebbero sempre, anche se inglobassero tutti gli altri tranne Berlusconi e Bossi, avrebbero sempre 1 o 2 voti di maggioranza, e quindi non sarebbero in grado di stare in piedi, o se per stare in piedi dovrebbero non fare assolutamente nulla. Quindi io credo che comunque vada in questa legislatura questo governo abbia i giorni contati e si vada alle elezioni, a meno che naturalmente Fini impazzisca e torni indietro, ma non credo che sia capace di tanto, oppure Casini decida di portare il soccorso bianco al Cavaliere Morente, ma di questo naturalmente è inutile parlare, perché siamo per ora nel futurismo, nella fantascienza, diciamo, nel futuribile, quindi ne parliamo la settimana prossima. Intanto, se credete, se state a Roma o nei dintorni, domani sera al Gran Teatro io chiudo la tournée di Promemoria dopo 3 anni e mezzo, 160 repliche, è l'ultima possibilità, se qualcuno non l'ha ancora visto o lo volesse rivedere, di seguire il Promemoria, che guarda caso anche lì abbiamo deciso molto prima che la Corte Costituzionale fissasse il 14 dicembre e molto prima che il Parlamento fissasse il voto di fiducia il 14 dicembre. Siamo stati i primi a fissare la data del 14 dicembre per l'ultima serata di Promemoria al Gran Teatro a Roma. Passate parola, buona serata.